Eccoci, non siamo live, ma oggi vi proponiamo di venerdì 16 giugno il terzo format diverso, chiamiamolo così, del mattino. L'abbiamo chiamato a gamba tesa e siamo qui alle 7 del mattino per svegliarvi bene, proprio come un'entrata alla Pablo Montero, anzi speriamo di no in realtà. Quali miglior interpreti per questo ring, come vedete anche qui da una maschera fantastica che abbiamo realizzato? Davide Giovanzana, ciao Davide. Ciao Leo, allora se tu ti prendi Montero io mi prendo Jaap Stam, perché io sono un No, tifoso del Milan e tu hai hai parlato di un ragione. giocatore della Juve, quindi io mi prendo Jaap Stam Beh, e partiamo subito giocatore. così. E partiamo subito così. Vabbè, comunque io contro gli Upstam non vorrei mai essere su un ring, preferisco esserlo contro di te. Se vuoi prendo la parte o di Zlatan Ibrahimovic o di Oguchi Onyewu per iniziare. Comunque, comunicazioni No, di e c'è da servizio, ragazzi. sottolineare, scusa se ti interrompo già per la prima volta, mettiamo già subito in chiaro le cose, e c'è da sottolineare a mani nude, cioè niente guantoni, proprio vogliamo farci del male. Esatto, perché avevamo pensato di mettere dei guanti, robe così, invece poi abbiamo scelto di picchiarci proprio a mani nude. No, allora ragazzi, come si svolge, diciamo? È un po', no una chiacchiera, però un bel dibattito, lo vogliamo rendere acceso su vari argomenti, insomma, della settimana. Oggi abbiamo scelto quello di Mike Maignan, se ne è parlato anche nei giorni scorsi, un po' tutta la settimana che si parla anche di una presunta offerta monstre, diciamo, del Chelsea. Qui avremo due tesi quasi sempre in antitesi, anzi, tra l'altro. Guarda che bel giochino di parole. Uno dei due, insomma, in questo caso precisamente io, ovviamente da ex portiere, super ex portiere, anzi aggiungerei, difenderò Mike Maignan, nel senso che io sono assolutamente contrario alla cessione, mentre il buon Davide qui un po' più, diciamo, aziendalista, anche se è la parola sbagliata in questo periodo, lui invece lo venderebbe. Allora, intanto vi chiedo subito di mettere like ovviamente al video, perché ci aiutate a farlo girare, a un nuovo format, e di lasciare anche un commento, oltre che dirci la vostra, se vendereste o meno Mike Maignan, ma poi ve lo ripeterò, però anche un commento, insomma, se vi piace questo format, se siamo abbastanza svegli per essere le 6:30 della mattina. Caro Davide, tutto parte in realtà da una notizia, da una sorta di notizia, da indiscrezioni o da rumors. Cosa ci puoi dire? Ah, se ne è parlato tanto, Leo, in questi giorni. Tra l'altro io ero fuori dall'Italia e penso che se ne parlava addirittura anche fuori dall'Italia di questo possibile interessamento, anzi possibile, di questo interessamento del Chelsea per Mike Maignan, e si è parlato anche di cifre, e si è parlato di cifre che a casa Milan in uscita non si sentivano da un po', tranne che per la situazione Leao, che poi ovviamente ha rinnovato, perché lo sapevamo già tutti, so, poi vi abbiamo raccontato, eccetera, eccetera. Si parla di una novantina di milioni di euro, una novantina di milioni di euro che per un portiere sono tanti, tanti, tanti soldi. Il Chelsea cerca un portiere e lo cerca perché Mendy non si è dimostrato così affidabile come nell'anno in cui il Chelsea è stato la Coppa dei Campioni. Kepa è un portiere che Vabbè, a me non è un personalmente piace. portiere. Ok, no, E già no, ti stavo vabbè, non è... dicendo che a me Kepa personalmente piace, ne avevamo già parlato di Infatti, questa cosa. sta a posto. No, cioè, Allora partiamo già, così. già. No, incasso il primo pugno, anche perché non so come rispondere fondamentalmente. Ho appena detto che Kepa mi piace, cioè quindi il pugno me l'incasso, non ne posso reagire. E quindi il Chelsea è alla ricerca di un portiere, non solo il Chelsea, perché occhio anche al Manchester United, perché è lo United anche alla ricerca di un portiere, visto che De Gea comunque l'hanno soprannominato il Paperone nell'ultimo anno in Inghilterra, e Ten Hag avrebbe già detto mi piace Maignan, mi piace Maignan. Però si Grazie. parla del Grazie, Chelsea, il Ten Hag, Chelsea. mi piace Maignan, grazie. Sì, grazie a sto grandissimo, vorresti dire, Eh, intendi quello? È esattamente così. E occhio perché potrebbe innescarsi una sorta di giro, no, dei portieri, Leo, perché dovesse il Chelsea, insomma, incassare il no definitivo del Milan, cosa che probabilmente è già arrivata, ne parleremo meglio, andrebbe su Onana, perché è anche lì con una sorta perché è di il triangolo fratello di mercato. scarso di Maignan, mettiamola così. Sì, però qui non è che tu tiri un pugno a me, cioè qui tiriamo un pugno a vicenda, perché entrambi Vabbè, non si fa... Oh, siamo pienamente consapevoli, siamo pienamente d'accordo su questa tesi, su questa tesi. E anche lì potrebbe innescarsi un giro di mercato con Milinkovic-Savic, Koulibaly, Lukaku, con l'Inter, il Chelsea, insomma c'è tanta carne al fuoco, però io, e lo dico molto a malincuore, a io 100 per milioni cosa fai? 90, io a 100 milioni lo vendo. Perché? E Vendi il portiere più io, forte del mondo. io 100 milioni lo vendo perché nessun portiere nella storia del calcio è mai stato pagato così tanto. Penso che il portiere più pagato è stato Kepa.
Cioè, infatti. Kepa è stato il portiere più pagato per sempre No, per... forse Allison anche se la gioca, eh. No, Kepa. 80 milioni Kepa dall'Athletic Bilbao al Chelsea nel 2018-2019. Nella stessa stagione Allison passa dalla Roma al Liverpool per 62 milioni e mezzo. Ah, Ma ok. ragazzi, i portieri non è che vengono pagati così tanto, ed è un altro Anzi. motivo per il quale lo venderei. Cioè, se tu vai indietro nel tempo, il terzo portiere più pagato della storia è Gianluigi Buffon. Ok che stiamo parlando di Gianluigi Buffon, però stiamo parlando anche di 21-22 anni fa. I Certo. portieri, cioè non si fa tanto mercato sui portieri, nonostante oggi ci sia una penuria, perché non è che ci siano tutti questi grandissimi portieri disponibili sulla Ma piazza, infatti un io po' ti come faccio per gli questa domanda. attaccanti. Io ti faccio No, questa domanda, io, Davide. Tu incassi 100 milioni, io ok, però uno incasso. poi li devi reinvestire. E qui mi devi dire chi prenderesti con 100 milioni eventualmente. E poi con chi giochi importa, perché ad oggi, 16 giugno, Marco Sportiello non è ancora a Milano, eh. No, Marco Sportiello ovviamente non sarà il titolare al Milan. Anzi, qui questa è un'offesa diretta alla mia intelligenza, Carolo, perché non è possibile che tu pensi che io voglia o comunque speri che Marco Sportiello diventi il No, primo portiere vabbè, al Milan. però... Marco Sportiello sarà un secondo molto valido, e quest'anno di problemi col secondo ne abbiamo avuti, perché con tutto il bene che vogliamo a Tatarusanu in qualcosina è venuto meno, soprattutto è venuto meno nella parte dove Maignan faceva il suo, ovvero nel guidare la difesa, nell'essere un leader anche in campo, cioè prendevano 5 gol a partita, ragazzi, parliamoci chiaro. Io vendo Maignan a 100 e E mi intanto chi prendo, prendi al suo posto e e poi il intanto faccio, resto? io prendo Maignan a 100 e al suo posto mi prendo uno tra Mamardashvili del Valencia. Ragazzi, quest'anno il Valencia una Mm. stagione disastrosa. Mamardashvili per distacco il miglior giocatore, ha fatto addirittura tipo 7-8 clean sheet con una squadra che prendeva 4-5 gol a partita anche lì. Oppure, Mamardashvili tra l'altro classe 2000, Georgiano, abbiamo visto che i georgiani in Italia il primo anno, l'abbiamo visto, non puoi dire Ma di che no, l'abbiamo l'abbiamo visto. visto? Sì, anche le Quante volte ultime abbiamo 15 parlato l'abbiamo Kvara visto. Leao, Leo Kvara, Kvara Eh, Leao, ma eh. Vardashvili, oppure mi prendo a 15 milioni o a 20 milioni, perché penso che più di quello non possa chiedere, io mi prendo Guglielmo Vicario. Guarda cosa ha fatto la Lazio con Provedel. No, La ok. Lazio ha pagato 3 milioni, anzi 2 milioni e mezzo Provedel allo Spezia, va bene, Provedel un pochino più vecchiotta, 29 anni, Mediana 27, Doveva fare il secondo però Provedele. Provedel è arrivato e la Lazio, ragazzi, cioè Provedel per me quest'anno è il miglior portiere di Serie A Mm. dopo Vicario o al pari di Vicario. La Lazio è la miglior difesa dopo il Napoli, cioè una trentina di gol subiti. Un portiere così ti può fare la differenza. Sono consapevole di quanto Maignan faccia e possa fare la differenza nel Milan, Ma di e quello poi ci credete, penso io a dirti di quanto fa la differenza, visto che facciamo i fenomeni con i però portieri per degli 100, altri. ma per 100 come fai a non venderlo? No, per 100 come Lo fai a so. non No, va, venderlo? concludi con chi prenderesti, poi ti spiego il No, perché per non lo 100 vendo. come fai a non venderlo? Anche perché, ragazzi, sono cifre che... Cioè, se tu vai a risalire le ultime cessioni del Milan, cioè chi è che ha venduto il Milan? Ha fatto una cessione Sì, importante. Suso, Piontek certo, e Paquetá. su. Sì, Mm. Suso, Piontek e Paquetá, che erano giocatori che avevi comprato, che non erano andati e che poi sei riuscito a rivendere a un pochino meno, ma più o meno la stessa cifra. Cioè, con una cessione del genere, vedremo anche, e esploreremo anche il tema, cosa succede quando incassi tanto una cessione, perché finora non è mai avvenuto. Mm. Cioè si parla tanto di questa società non vuole investire perché non vuole... Però vendere Magnan a 100 e poi vedi cosa fai. Io con i 100 di Magnan mi compro il portiere, mi compro l'attaccante, e quando dico l'attaccante mi compro l'attaccante, mi compro Ciuqueze, perché con le cifre che girano potrei comprarmi tranquillamente Ciuqueze, vado a prendermi a centrocampo un Milinkovic, perché abbiamo visto che non ha tutta la voglia del mondo di stare a Roma, e poi vado a puntellare, vado a prendermi un esterno sinistro che fa il vice Leao, Kamada ormai che è praticamente quasi arrivato, me lo tengo sulla tre quarti, e poi vado a mettermi due puntini, un Luca Romero da tener lì, 2004, che può venire su bene, lo so che Luca Romero, No, però vabbè, ma no, occhio, ma non è quello. Io lo capisco il tuo discorso, Davide, capisco quello che poi eventualmente farete voi qui sotto nei commenti. Il punto per me in realtà è un altro, anzi è più di, c'è più di un punto. Il primo è che per me Mike Maignan è insostituibile, è il portiere più forte del mondo in questo momento, lo ha dimostrato negli ultimi 2 anni, è un portiere affidabilissimo, un portiere che in questo momento il Milan per me non ne può fare a meno, nonostante Guglielmo Vicario sia un ottimo portiere, ok? Però il Milan che perde Maldini, Massara, Ibrahimovic, ok? E vabbè, per carità, è una cosa diversa, però comunque c'entra anche,
diciamo così, Berlusconi, ma nel senso che è finita tutto, è finita un'era in questi giorni, in queste settimane, lo sappiamo, perdere il perno della difesa, perdere l'uomo non forte della squadra, però l'uomo che ha più personalità di tutti, per me è una perdita che non puoi risanare né con Guglielmo Vicario né eventualmente con 100 milioni. Ti spiego Il però Milan, perché. no, io non voglio che mi spieghi niente. Il No, te lo Milan, spiego perché così no, non finisco voglio su che mi sti spieghi 100 niente. No, milioni. non ti faccio finire. Il Milan nella sua storia non ha mai avuto il portiere più forte del mondo, forse quell'anno di Dida. Ma il Milan cosa ha vinto? Ha vinto con Dida, ha vinto con Ma non stiamo Abbiati, parlando per di quegli esempio, anni, è l'ultimo vero, è scudetto verissimo. prima di quello di 2 anni fa. No, è vero, ma non abbiamo, cioè, sono tempi diversi, abbiamo giocatori diversi. È vero che abbiamo tanta esigenza di andare a far mercato, Davide, però, e a me sta bene tutto, però, qualificazione in Champions, campionato vinto, semifinale di Champions League, adesso a me sta bene, budget, non budget, quello che vuoi, ma io non ci credo che Milan non abbia la forza di riuscire a fare un mercato, ok? Non dico senza cessioni importanti. Vuoi sapere l'alternativa da parte mia? L'alternativa da parte mia è vero che il collegamento è sfumato perché Ndicà è andato alla Roma a 0, ma il mio collegamento è quello di tirar su. Sentiamo, insomma. Sentiamo, no, sentilo qua, e ricavarne la metà. Una cinquantina, una quarantina, per uno tra Tomori e Kalulu. Ora, questo non significa che io sto dicendo che Tomori e Kalulu non siano No, ma giocatori da Milan, hai speso anzi. 35 per prenderlo, Tomori, come fai a venderlo a No, a 50? Cioè, parte che sarebbe inutile. adesso adesso se ovviamente si è Calulu, ammortato il magari, costo. sì. Kalulu mi dispiacerebbe, però ha una plusvalenza di 40 milioni pulita. Ora, io se vendo Fikayo Tomori, che abbiamo visto essere un ottimo giocatore, che tra l'altro io spero ovviamente di non vendere, ci mancherebbe, ma se devo sacrificare qualcuno, io ad oggi sacrifico lui. Perché? Perché poi vado a costruire quel gruzzoletto di 180-100 milioni con cui vado a puntellare la rosa. Ora, il Il mio unico famoso dubbio tesoretto, una parola che il odiano tesoretto. tutti, che poi sarebbe Esatto. un tesorone, dovessi vendere Mignana a 100, ragazzi, quello è un No, ok. tesorone. Cioè, fai il Certo. mercato con 50 e fallo con 100. Ma no, non lo faccio con 50, io lo faccio con 50 più 50. Tu non lo fai con 150 milioni se vendi Maignan, te lo metto per iscritto che questa proprietà non fa questo mercato qui. E ora E chi te l'ha concludo. detto? Hai avuto delle riprove No, nel passato? È mai no, perché se successo? siamo sul ring, no, non lo sappiamo. Ho Però capito, a sì. naso, no, ma non è che dico A a naso, naso. a naso, a naso, No, a però naso. scusami, il discorso secondo me è questo: con 80 milioni io riesco a fare comunque un ottimo mercato per quanto mi riguarda. Riesco a prendere un difensore, punto su Malik Ciao e Pier Calulu, prendo un difensore anche con esperienza che vada ad aggiungere A l'esperienza che naso chi manca. prenderesti in difesa? A naso. Ma è un giocatore con esperienza, adesso così su due piedi non mi viene in mente, ma un difensore che comunque è magari un'occasione di mercato, ecco, in questo Una momento per me Cerbi. sì, non è il momento No, migliore, diciamo, per per parlare di quello che Cioè, ha però sì, reso, sì, no, per quello che ha sì. reso, dico, E poi come è arrivato e per quello che ha reso. mi vado a prendere Thuram a 0, ci provo perlomeno Thuram a 0, comunque è quello Mm. il mio unico dubbio, Davide, che il Milan sia un po' in ritardo Mm. sui parametri 0, mi vado a prendere Chukwueze sicuramente, ma mi tengo saldo il portiere più forte del mondo e vado a far mercato a centrocampo con quello che ho. Mm. Posso dire, al massimo si mette un piccolo extra budget o vai di fare, scusami, c'è un'altra roba e poi chiudo, Un'altra perché parola siamo. che piace tanti, extra No, budget. siamo anche praticamente in chiusura. Io spero qualcosina di ricavarci da Rebic, Orighi e compagnia cantante. Qualcosina, non dico tanto, qualcosina. Dimmi Sì, la tua non è brevemente, Davide, su questo e poi un chiudo. tesoretto, non sarebbe un tesoretto, sarebbe un tesorino, perché trovami una squadra che viene a darti 10 milioni sull'unghia per Ante Rebic. Cioè, verrebbero squadre che sì, dai, dammelo in prestito un anno, poi vediamo, magari gli pago io tutto No, prestito l'ingaggio no, e poi prestito vediamo no. cosa succede. Ma Leo, ormai, cioè, sono Parleremo scappati anche in di questa Ante Rebic stagione. in questo appuntamento, Davide, ma siamo andati in chiusura perché non li vogliamo annoiare troppo. Allora, diteci ovviamente ragazzi se vi è piaciuto, diteci se il ritmo, i toni vi sono piaciuti o se volete, secondo me Davide la prossima volta ci vogliono più picchiatori, mettiamo così, ma arriverà perché comunque ci scaldiamo anche nel corso del tempo, già per trovare il titolo di questa trasmissione siamo venuti alle mani. Scriveteci un commento qui dentro, qui sotto, ovviamente perché vogliamo sapere la vostra su Maignan sì, Maignan no, lo teniamo, non lo teniamo, cosa fareste con sti fantomatici 100 milioni e se lascereste come vuole far Davide diciamo Onana, anzi in realtà come vorrei io, Onana al Chelsea, per così l'Inter Cioè, ne hai saprebbe prese Milinkovic. talmente tante che non riesci più neanche Sono a dire stordito. tre No, parole ma nel perché io senso. Milinkovic-Savic all'Inter, Davide, non lo voglio neanche immaginare, ma se Onana va lì ho una gran paura perché Inzaghi ovviamente come il coach Pioli è estimatore. Lasciate un like ragazzi ovviamente e commentate qui sotto. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi
di venerdì alle 10 c'è obbligo di riscatto, alle 11 c'è chiama Milan e poi via via tutti gli altri. Quindi Lunchpress e poi chiudiamo con Carlo Pellegatti e con Pelle Rossonera. Grazie Davide per questo ring e ti dico subito 0-1. Dai, Per perché se me, l'hai deciso ovviamente. tu adesso, no, Sì, lo sì, no, lo deciderà la decideranno gente, loro. no, lo decideranno il numero di parole che iniziano con la V e finiscono con affan, eccetera, che riceveremo nei commenti. Ho come l'impressione però che vincerai tu perché la mia posizione è una posizione che non attira tantissime Beh, simpatie. subito, che mani Neanche la mia, se dovessi. avantismo. Che mani avantismo Ma si che fa così, fai. ma si fa così, ma si fa così, così devi fare, no? Perché tu quando Signori, cadi, se metti le mani avanti, ti fai meno male. sì, questo è tutto da vedere. Io mi sono fatto sempre più male mettendo le mani avanti. Signori, vi saluto. Ci vediamo fra 3 ore. Fateci sapere qui sotto. Lasciate un like cosa ne pensate. Ciao a tutti.